Buongiorno Donatella e benvenuta su Sofà di Millesima. Lei ha creato la prima e l'unica tenuta in Italia dove in cantina lavorano esclusivamente donne. Come mai questa scelta? Qual è stato il fattore scatenante che l'ha portata a un progetto tale? Io nasco in una famiglia di produttori di vino a Montalcino, i miei antenati producono vino da centinaia di anni. Però nel 1998 ho lasciato l'azienda di famiglia per creare il mio progetto, per seguire il mio sogno. I miei genitori mi avevano dato 2 aziende da ristrutturare e anche una piccola quantità di vino Brunello in botte. Quindi avevo bisogno di un cantiniere perché questo vino ha bisogno di quotidiane cure. E ho telefonato alla scuola di enologia di Siena chiedendo un buon studente da assumere come cantiniere e mi hanno detto è impossibile. Ma quando ho chiesto una donna cantiniera la risposta è cambiata. Sì, ne abbiamo tante perché le cantine migliori non vogliono donne. E per me fu uno shock. Capii che c'era una discriminazione antica ma forte e bisognava fare qualcosa. Da qui nasce l'idea di creare una cantina di sole donne per dimostrare che i grandi vini si fanno col talento, con la passione e non con la forza. E ci siamo riusciti. Adesso esportiamo in 37 mercati del mondo e i nostri vini hanno grande successo del pubblico e di critica. Quindi le donne hanno dimostrato di saper fare grandi vini anche da sole. Donatella, ci può parlare un po' di lei e quindi presentare la sua tenuta Casato Prime Donne a Montalcino? Noi siamo nella zona nord di Montalcino, la zona più fresca, con le maturazioni più lente e più regolari. È una proprietà di 40 ettari con 17 ettari di vigneto, totalmente di vigneto a Sangiovese, con la varietà Sangiovese, che viene coltivata in modo organico, anche un po' di più, anche con qualcosa di biodinamico, molto a mano, anche la vendemmia è fatta a mano e la vinificazione è fatta con lieviti locali, indigeni, in tini che sono simili a quelli usati in Borgogna, sono francesi, sono di cemento nudo e sono vinificazioni molto delicate perché io voglio preservare la tipicità della mia uva e il naturale equilibrio. Poi la maturazione avviene in grandi botti ma anche in tonneau di rovere francese da 5 e 7 ettolitri. Il vino rimane diviso per ogni zona, per ogni vigneto, per ogni parcella fino alla fine e poi alla fine viene assemblato per favorire, per mantenere questa che è la sua caratteristica principale, l'armonia. L'armonia e la tipicità. E questo ci permette anche di preservare l'uva di un vigneto, di un piccolo vigneto che si chiama Ardita, 2 ettari, solo 2 ettari, ma da lì viene un'uva meravigliosa, una cosa miracolosa ed è l'uva che usiamo per la nostra riserva. Appunto, parlando di riserva, quale sarebbe per lei il miglior accordo cibo-vino con il suo Brunello Riserva dell'annata 2010? A noi toscani abbiamo un piatto di carne famoso nel mondo, si chiama fiorentina, è fatto con un bue che è tipico della nostra zona, si chiama chianina e esiste dall'epoca dei Romani. La bistecca fiorentina è proprio l'abbinamento perfetto per questo vino, un grande piatto di carne con un grande vino da invecchiamento. Grazie mille Donatella per aver risposto alle nostre domande e a una prossima volta. Grazie.